Allora, iniziamo questa sessione dal Liceo Musicale all'Aquila per il salotto web, dove sono intervenuti già alcuni dei musicisti dell'Orchestra Giovanile Europea e questa sera siamo con Ulf Breuer, che è il percussionista dell'Orchestra Giovanile Europea e molto carinamente si è offerto per sostenere la nostra iniziativa. Parleremo chiaramente delle percussioni, lui ha preparato un video che tra poco vi trasmetterò sull'email, no, scusatemi, sulla chat, e lo potremo visionare magari a intermittenza perché è particolarmente lungo e accurato, quindi magari vale la pena attenzionare tutte le cose, tutte le informazioni che Ulf ha voluto condividere con noi. Detto questo, vi preannuncio che come in ogni sessione io tradurrò per il maestro e per tutti voi qualsiasi domanda e qualsiasi conversazione, quindi c'è un tempo di transizione dovuta proprio a questo. Ulf, good evening. So we are ready to start. And Yes. I was just telling that in each one of the sessions, I've been translating everything. So it might take a little bit, but at the same time, it's the only way to let everyone have space to ask questions and to learn from you whatever you will approach this evening. Yes, sure. As I told you, soon after I will introduce you, and you, of course, will take the chance to speak out, we will show fragments of your videos, and we will, of course, watch it entirely, but not in one way. Okay, if you want, you can tell us whatever you wish from now on. Okay. Hello, everyone. As you know, I'm Ulf, and I'm now 28 years old. And yeah, I'm looking very much forward to have this hour or a bit more, depending on how many questions you have with you. Emiliano, do you want to translate like sentence by sentence or? Oh, no, I mean, I was memorizing, so if you Okay. want, I will translate, but you can go a little forward Okay. for the next. Yeah, and in the video I have recorded for you, I will talk a bit about different percussion instruments, a bit about how I feel as a professional musician, and why I think music is such an important part in our all lives, but why it also can give so much emotions and power and strength to other people. Ok, allora, Ulf dice, appunto si è presentato, ci ha detto che è un percussionista, ha 28 anni e ci ha spiegato che in questo periodo appunto sta studiando e ha colto l'occasione per registrare alcuni piccoli frammenti che riguardano vari strumenti diversi tra di loro, ma anche con diversi stili. Quindi ha costruito questo video con l'obiettivo finale di mostrarvi un po' quello che è il suo mondo e come lui lo organizza solitamente. Ok, is that for you a good moment to start the video? I think, yeah. Ok, quindi iniziamo a vedere il video che inevitabilmente interromperò richiamandovi un po' l'attenzione perché è particolarmente lungo, è il video più bello che c'è stato fatto dall'Orchestra Giovanile Europea. Quindi lo cominciamo a vedere, adesso io ve lo metto sulla chat, lo abbiamo registrato su YouTube. Magari guardiamone 10 minuti e poi interrompiamo e ritorniamo un po' alla conversazione. Quindi da questo momento possiamo guardarlo. Ok, we start to watch the movie and then after 10 minutes probably we stop. I will call you back. Great. Scusatemi, io non riesco a visualizzare la pagina del video, non mi si carica. Cosa dovrei fare? Sì, devi riprovarci o avere un po' di pazienza perché dipende dalla connessione. Ok, grazie. Prego.
Mi scusi, sto riscontrando problemi nel vedere il video perché io, essendo un minore, avendo delle restrizioni con un'applicazione per genitori, non posso usare YouTube, non posso usufruire YouTube. Ah, ok. Va bene, allora un po', tanto tra poco interrompiamo e cominciamo a fare un po' di Ok, lezione. grazie. Prego. Okay, should we go back a little bit to the lesson and then we in order to let everybody follow a little bit, because there was a kid who cannot use YouTube. Oh. Ok, quindi I will translate a little bit. Torniamo un po' indietro alla lezione in modo tale da renderla fruibile anche a chi in questo momento apparentemente non può utilizzare YouTube, e quindi in questo senso colgo l'occasione per iniziare un commento su quello che abbiamo già visto, se siete d'accordo. So we have seen a little bit of your, how do you say, training when you were a kid, and all
session of the video started with you playing extremely well. We were all impressed, and with you talking about the drum. Yes. Do you want to tell us about how did you start with the percussion? Yes, sure. That's quite a fun story. Gli ho chiesto, you- ragazzi, come è iniziato. Gli ho fatto i complimenti per il pezzo, gli ho chiesto come è iniziato. Sorry. All fine. So when I was, I think, about 3 or 4 years old, my parents took me to some children's concerts of a local orchestra here, like specially made with a small story around and small excerpts of music. And that was where I always looked at the percussionists in the back row, and that just was like my fascination. And so at the age of 6, I said, I want to do the same. Ok. Quindi, yeah. ok, I will just... Yeah, sure. Ok, quindi praticamente i suoi genitori quando aveva 4 anni lo portarono ad un concerto di un'orchestra locale, delle parti sue, insomma in Germania, dove c'era un piccolo concerto organizzato, no, per i bambini, sapete, quelli che facciamo anche un po' in Italia a volte, dove c'è una piccola storia, dove ci sono un po' di scenografie e così. E lui rimase molto colpito perché in fondo nell'orchestra c'era il percussionista. Così ha aspettato un po' di anni e quando ne aveva 6 ha deciso e ha chiesto alla famiglia, dice io voglio fare quella cosa che faceva quello lì. Ok, please go on, that's very interesting. So when I told my parents, they were like, okay, I mean, do you really want to play percussion? It's loud. It's I mean, all the things which parents can imagine about percussion, and so I said, yeah, I want to learn that. And they looked for a teacher in a local school, and I had kind of an test lesson to see if that's really what I want to do. And we figured out that I was too small. So I mean, I was just not tall enough to reach the cymbals for drum set or whatever. Ok, quindi ha dovuto insistere un po', ma poi a un certo momento i genitori si sono convinti che potesse essere un'opzione, quella secondo la quale appunto lui poteva diventare un percussionista. Quindi come tutti i genitori all'inizio hanno cercato di dissuaderlo, ma sei sicuro? Vuoi suonare veramente le percussioni? Fanno molto casino, sono rumorose, no? Poi alla fine hanno trovato una piccola scuola dove si poteva fare appunto anche le percussioni, ma sfortunatamente lui era troppo basso, quindi non arrivava a tutti quelli che sono, no, i componenti di una batteria. And then what happened? And then the teacher said, you know, it would be better if he maybe started with another instrument for 2 years and then comes back and we start with percussion. Okay. And I mean, my parents suggested to me like to start with piano, so I would just learn the basic notes and like just basics about music. And I said, no, either I wait for 2 years until I can play percussion and I'm big enough, or I start now and we try it. Wow! Ok, quindi praticamente l'insegnante che ha trovato in questa scuola gli disse, siccome che è basso, un po' piccolino, aspettiamo un paio d'anni e nel frattempo gli facciamo fare un po' di pianoforte, un po' di quello che potrebbe fare con la sua altezza. E lui si è impuntato dicendo, no, mi dispiace, adesso io o aspetto 2 anni e faccio percussioni, oppure ci proviamo adesso, io voglio fare quello. Ok. And so then the teacher and my parents agreed, yeah, okay, let's try it. And so in the end, I spent my first, nearly 2 years just sitting in front of the snare drum and making technique, and just with that one instrument. Quindi incredibilmente lui convinto, alla fine i genitori hanno deciso di provare e gli hanno detto vabbè prova, fai questa prova e lui all'età di appunto 6 anni ha fatto 2 anni interi
col rullante, e facendo semplicemente tecnica e ritmo e ancora tecnica e semplicemente 2 anni con il rullante in attesa di essere abbastanza alto e lungo per poter suonare la batteria. Ok. Yeah, and from there on, I mean, slowly it started to grow. So I started with the drum set, as like all kids want to play it, obviously. Ok. And then when I was 12 or 13, I started with the xylophone. Yeah, and bit by bit, kind of the family of instruments grow Sì. around me. Quindi praticamente dopo questi 2 anni hai iniziato finalmente con la batteria come vogliono fare tutti i bambini, i ragazzi, e lentamente intorno ai 13 anni, quindi comunque parecchi anni solo sulla batteria, come fanno tutti i ragazzini, lentamente ha cominciato ad avere un approccio sempre più ampio con la famiglia degli strumenti che comunque anche nel video vedrete. Okay, I'm very curious. I mean, how do you mean you've done 2 years with the drum, with the snare drum? I mean, when I look back, I have no idea how I how I did that. I mean, for myself, because if I imagine now just doing 2 years of technique, I mean, at the age of 6 or 7, it's incredible. yeah, I don't know, but Ti it ho worked. chiesto proprio questo, dico, ma come hai fatto all'età di 6 anni appunto a fare 2 anni di rullante e di tecnica? E la risposta è stata molto semplice. Guarda, io non lo so, però c'avevo quello e quello ho fatto, perché proprio non riesce a darsi una spiegazione neanche lui. Ok, Ulf, I'm very impressed by your story. Shall we go on with the video or volete andare avanti o già avete qualche domanda? Se qualcuno vuole fare domande, perché no? Non so, Andrea, Iacchetta o i nostri... Cioè, prof, una cosa. Prego. Quando Ulf ha detto ho fatto 2 anni solo con il rullante facendo tecnica e ritmo, Sì, se si ha la voglia e, come ha detto Ulf si è impuntato nel fare quello che ha detto, quello che lui voleva fare e fa, sì. con la motivazione penso che tutti avrebbero fatto 2 anni solamente di rullante. Cioè, tutti i più grandi sono partiti studiando rullante. John Bonham all'inizio studiò rullante perché non aveva alcunché da fare e Ok, lui Francesco. si Va mise a bene. studiare rullante. Certo. E allora io sono partito non studiando, io ho cominciato da autodidatta alla Ok. batteria. Poi ho fatto 3 anni di conservatorio, non mi piacque e studio sia in contemporanea qui con Pagnottaro, Mhm. ma anche all'Icarus con Fabio Colella. Ok. Va bene, Quindi, adesso glielo traduco. Va bene per yeah, te? sì, Okay, so he said that when you have a huge motivation, as you have had when you were a kid, obviously you have the chance to transform the snare drum and these 2 years of technique in a really special chance to grow. And he was remarking the fact that some of the best percussionists of the world have done what you have done. So technique on the on the snare drum, which looks like one of the most difficult. Yeah. Is that so? You want to talk about it? Yes. I mean, as I already said in the video, for a few sentences, I think the snare drum or the technique on snare drum is like the basic for all percussion instruments. Okay. So what you learn there is basically you can adapt it to every other instrument, and it might change a bit in the approach to a xylophone or to a timpani, but the basic technique, the feeling for the stick is always the same. Okay. So I definitely would say yes. I agree with them, Okay. and I think that also that's the reason why many things were quite easily achievable for me in the later years, because I just had these good basics.
Ok, quindi Francesco, questo riguarda anche un po' quello che hai detto tu. Lui dice che un grandissimo lavoro sul rullante ci permette, quindi lui parla di basi, no? Farsi le basi, le ossa sul rullante ti permette di acquisire la sensazione, la sensibilità del sticks, delle bacchette, come dire. E quindi proprio grazie al fatto che lui per anni ha lavorato sul rullante, sia da piccolo che poi in molte fasi della sua vita, gli ha permesso di crescere facilmente su tutti gli altri strumenti perché lui non doveva fare altro che riprodurre un po' la sensazione che aveva acquisito con le bacchette sul rullante, perché poi in fondo, secondo lui, la tecnica è proprio quella. Fantastic. Shall we go on with the video? What do you think? Yeah, Allora, ragazzi, let's. io propongo di riprendere il video dove l'abbiamo messo in pausa un po' tutti, magari ecco sui 6 minuti, 6 minuti e mezzo, e vedere cosa ci dice e continuare in questo modo, cioè fargli domande, commentare e lavorarci su un po' insieme. Quindi il video è sempre quello che è sulla chat. Se ce lo avete, mi fa molto piacere, se no ve lo rimetto comunque nella chat. E ripartiamo dal minuto 6, d'accordo? Ok, let's do this.
Forse è un'idea di interrompere dopo Beethoven? Is that an idea to interrupt after Beethoven? Ok. Ditemi quando siete pronti, che avete guardato Beethoven e poi parliamo. Ci siete? Ok. I Sì, think prof. okay. I think it's a good moment to also comment on this because many information that deserves their space. Ok? Quindi gli ho detto ci sono molte informazioni già fino a questo estratto di Beethoven e quindi inevitabilmente ne vale la pena di di commentarle. Okay, one of the things I want to ask you, and it is how important is to learn how to listen, because first of all, I've seen you now playing the drum, the rullante and the tympanos and stuff, but I think that the most of your sensitivity, it's all about reacting as well on other instruments. That's why you talk about power. That's why you talk about interacting in music languages. Yeah. I will translate and then probably you can respond. Quindi gli ho chiesto, considerato che nel video appunto tu fai un grandissimo lavoro con gli strumenti, una grande qualità proprio ritmica e una veramente eccezionale qualità della pulsazione. Io gli ho chiesto quanto è importante e come costruire la nostra sensibilità musicale, nello specifico come percussionista, in relazione a quello che succede quando ascolti. Perché come vedete, no, lui non è che lui reagisce a quello che succede a livello acustico intorno a lui. Infatti nel video, come avete visto, lui parla di potere all'interno dell'orchestra da parte dei timpani, ma inevitabilmente lui si riferisce a come con i timpani lui reagisce al tema, alla struttura del brano e quindi inevitabilmente l'interazione con lo strumento, se deve essere più leggera, deve essere più importante. Ok, Ulf, please tell us, how do you do? Yeah, so as you said correctly, playing in an orchestra is not only about knowing your own piece, which is written in the on the music stand in front of you. That is, if anything, is just the basic. So what I do, or the complex of what's going on when I play in an orchestra, is I kind of build a connection with every instrument I'm playing with. So I mean, as a timpanist, I'm sitting at the very back of an orchestra, so I kind of have the whole view of the orchestra in front of me, and I, depending on with who I play, like in detail, I can see nearly everyone. So I make eye contact with them, with a double bassist maybe, or with a concert master, or maybe with the trumpets next to me. So that is kind of the basic. Maybe you want Ok, yeah. quindi lui giustamente mi stava spiegando questo, cioè quando si suona in orchestra purtroppo non è assolutamente sufficiente conoscere solo la propria parte. Quindi seduto in orchestra, il percussionista che è più indietro e più alto è colui che riesce a guardare l'orchestra da dietro interamente. Ora è chiaro che lui crea un contatto visivo con il concertmeister che è il primo violino, oppure magari con qualcuno che ha un solo, no? E specificatamente anche nel set, quindi con il percussionista vicino a lui o nel gruppo dei percussionisti che, come sapete, in orchestra è particolarmente vasto. Ma la cosa più importante è la reazione a quello che succede acusticamente intorno, perché proprio in questo modo lui cerca di adattarsi costantemente, quindi immagino nella dinamica, immagino nell'attacco del suono con i suoni che lo circondano, che potrebbero essere di qualsiasi entità, considerato che l'orchestra è fatta maggiormente di
strumenti ad arco, eventualmente di reazioni o temi di strumenti brass, quindi tutti quelli che sono le trombe o anche gli strumenti a fiato. Okay, I told them more or less what you said. Yeah. So when I play, when I'm in my practice room, for example, what I do is I sing in my head, in my mind. I kind of sing along all the important voices I would hear in a real orchestra. Okay. So that is like constantly going on in my head when I practice or when I play alone. Ok, quindi lui raccomanda questo esercizio che è un qualcosa che lui fa comunque costantemente quando è nel suo studio per ovviamente praticare a casa, che è quella di cantare la parte di tutte le parti importanti di una sinfonia o di quello che potrebbe essere il pezzo da poi suonare. Quindi lui canta sempre tutta la parte in modo tale da riuscire a intervenire nella maniera più coerente che gli richiede il compositore. But how do you practice on your instrument itself? I mean, before we go into the how do you say, into the instrument, specific instrument, do you have a warm up you want to show to these kids? I mean, yeah, I actually for the snare drum, I do have an 1 hour kind of warm up technique practice routine. Okay. Which you have the chance to show us, or you want to talk about it? I mean, I can talk about it. I mean, like which kind of things I practice or I do when I warm up. Okay. So, quindi ci sarebbe anche una specie di riscaldamento che lui fa, per esempio, sul rullante, che è quello che poi lo rende il più, come si dice, rapido nella reazione sugli altri strumenti. Adesso lui non ce lo mostrerà, ma ce ne parlerà perché non ha lì un rullante in questo momento. Ok, so yeah. So when I do my kind of basic warm up, I start with just in a slow tempo, just like 8th notes and 16th notes, so single tempo, double tempo relations in all dynamics. Some of you might know the book Stick Control. I will ask. Yeah, I can also, I will, when you translate, I will search for a link so they can see what it is. Okay. And so I do that just to get my fingers moving and kind of out of the stiffness, especially in winter. And then I start with some more advanced things. So I'm doing accentuation practices. So just like a pattern of 4 notes, and then I start to accentuate the first one. So bada 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 bada, and then I shift it. So ba 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 ba, and then I kind of go through all these. I do that with normal accents. I do that with flams, with double strokes. Ok. Yeah. Ok, quindi la routine che lui ci stava spiegando, che vi raccomanda, è molto, molto variegata, ma anche estremamente semplice. La prima cosa è riscaldarsi con una relazione tra crome e semicrome in un tempo piuttosto comodo, quindi lentamente, in tutte le dinamiche. Quindi lui prende, per esempio, 2 crome, tap, 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 e le mette in relazione in tutte le dinamiche con le semicrome. Tap, 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 e ci lavora un po' così per cominciare a sciogliere i polsi. Da questo passa a un esercizio suo che praticamente ha ereditato da un libro che ci metterà adesso sul link nella chat, che si chiama Control, come si chiamano? Bacchetta controllata, Stick Control. Ecco qua. Lo stick control. Sì, e praticamente questo esercizio sarebbe una quartina di semicrome dove lui poi va a spostare l'accento sulla prima, la seconda, la terza e la quarta nota, in modo tale da rendere un po' le dita più flessibili e soprattutto per riscaldarle l'inverno quando magari è più freddo e sono rigide. Quindi lavora su questi 2 esercizi per un po' di tempo in modo da riscaldarsi un po'. E you do always on the
on the snare drum, the whole warm. Yes. Quindi Yes. la raccomandazione è di fare comunque sempre tutto il riscaldamento inevitabilmente sul rullante. Ok, do you use also the mute one? Say again? Do you also use the mute snare drum? You know, the pad? Yeah, sometimes if I'm too lazy to go into my practice room. Ok, quindi lui dice che è possibile anche utilizzare quello che è lo snare drum, quello muto, quando è magari pigro lui lo fa, ma se a casa avete, non so, se non è possibile va bene anche quello per lavorare un po', per scaldarsi un po'. Ok, is there actually that we want to talk about? I guess so, because also in the video you were at some point showing us what is about the timpani. Do you want to talk about the timpani in particular? Is that a love of your life or not? Yes, it is. Ok, adesso ci parla un po' dei timpani, eh? Okay. So yeah, I mean, as I said, the timpani for me, they are kind of my favorite instrument. I think it's a combination of different things. It has the most repertoire for percussionists in orchestra, because all Beethoven, Mozart, if anything, if Haydn, they have timpani in it. They rarely have other instruments, but so there's a bigger kind of repertoire. But also, I had a contract in the orchestra where I was as a small child with my parents. Mm-hmm. So where I saw the eye opener for me to learn percussion, I had a contract for 3 years in that orchestra later on. Oh my God! As timpanist, so that is kind of where all this closes. Oh, wow. I think that's also after these 3 years, I've totally just fallen in love with the tips. Ok, just let me translate. Yeah. Quindi mi stava spiegando che c'è stato un momento in particolare nella sua vita dove si è totalmente innamorato dei timpani. Questo è successo perché, se vi ricordate, all'inizio lui ci ha raccontato che i suoi genitori, quando aveva 4 anni, l'avevano portato ad ascoltare un concerto di un'orchestra. Ebbene, dopo alcuni anni, dopo diciamo il primo diploma, dopo questo percorso iniziale di studio, lui ha avuto proprio un contratto di 3 anni in quella orchestra dove da piccolo era stato folgorato dalla musica classica. Quindi che cosa è successo? Che il primo contratto per 3 anni gli era valso proprio per timpanista, e lì ha cominciato poi ad addentrarsi in tutto quello che è il repertorio classico, che è di cui la maggior parte del repertorio chiaramente è affidata alle percussioni, al timpano nello specifico. E lì ha capito proprio anche il valore di questo strumento. Could it be a good suggestion for these kids to introduce them to listening of classical music? I mean, when you were a kid, were you listening to classical music, or did it happen afterwards? That's a good question, because funny enough, as a kid, I didn't listen so much to classical music. Okay, while you're thinking about the answer to give to them, I will translate my question, ok? Yeah. Quindi io gli ho chiesto, ma secondo te questi ragazzi, che sono comunque oggi quasi 55, forse arriveremo a 60, no? Nella fascia d'età che rappresentano, che magari tu hai vissuto in Germania studiando sullo snare drum, su tutti gli altri strumenti, ma secondo te è una buona cosa che loro inizino ad ascoltare musica classica? La sua risposta è stata: mi devi dare qualche momento per pensarci, perché quando io avevo 12 anni, 10 anni, non la ascoltavo, mi piaceva soltanto studiare. Ok, but did you think about it now? Yes. Is that a piece or a kind of a imaginary playlist of classical music you would tell them, kids, listen to that, it's very good? Of course, this kind of list always will be a personal opinion, but I think Beethoven symphonies, Mahler symphonies, I think for a start, Beethoven symphonies are pretty good, because they have kind of this inner energy, and I think there's nearly no one who could resist this kind of energy and
emotion in there. Okay, maybe later you can talk about these two things you said, energy and emotion. Yeah. Ok, praticamente la risposta è stata assolutamente sì, però dovete iniziare con la musica giusta ed inevitabilmente lui ha parlato di Beethoven e ha parlato di Mahler. Non so se conoscete questi due compositori, mi auguro di sì, altrimenti è il giorno per iniziare. Quindi sia Mahler che appunto Beethoven, due compositori tedeschi, lui li raccomanda perché tutte le loro sinfonie hanno un'energia speciale di cui magari parleremo tra poco, ma soprattutto un grande contenuto emotivo che inevitabilmente alla vostra età, magari cominciando ad ascoltare, potrete coltivare per tutta la vita. Il contenuto emotivo, ragazzi, vi appartiene sempre una volta che lo avete metabolizzato. Do you want to talk about these two things you said, energy and emotions, content, emotional content? Emotional content in music. I mean, do you feel alive when you listen to when you understand a line in a symphony, or when you listen just to timpani, or when these things interact between each other? Why do you talk about emotions? Well, I mean, mostly, I mean, that's difficult. So when I listen to classical music generally, I don't listen so much specifically to percussion or timpani. I mean, of course, I have my ear there, but for me, it's more important to have the general overall impression of the music, because in the end, the music without all the other instruments would be just boring. So it's not about one single instrument. It's about the combination of all. Okay. And then it is just the lines, also the energy with which the music is played. Of course. Give me a few seconds and Yeah. I will tell them. So, quindi chiaramente lui dice quando io ascolto le sinfonie, magari alcune di queste mi piacciono particolarmente e sono quelle che magari prima vi ho detto, quindi ricordo ancora Beethoven e Mahler. Beethoven ne ha scritte 9 e Mahler ne ha scritte 6. Quindi c'è molto da ascoltare. Lui dice: io non è che sto lì con l'orecchio ad ascoltare tutto il tempo le percussioni, perché sarebbe anche un po' noioso. Ma quello che cerco di ascoltare, e quindi le riascolto tante volte, è di cercare la linea della musica, quindi le altre linee e come tra di loro si intersecano e cosa succede tra, che ne so, il tema e quello che succede sotto. Quindi riuscire a creare un orecchio che vi faccia visualizzare gli eventi è ancora più importante di focalizzare l'ascolto sulle percussioni nel caso in cui appunto, essendo percussionisti, possa interessarvi. Quindi nel suo caso effettivamente questo è un buon consiglio, ascoltare la musica nei contenuti delle interazioni e poi chiaramente l'energia con la quale questa viene espressa, no? Please, I saw you wanted to go on. Yes, there was just one small bit, because I mean, as a kind of small hobby or whatever you want to call it, I sometimes do small conducting stuff for small ensembles. Cool. And I think I just realized when you were translating that when I listen to music, I quite often imagine for myself how I would form lines or... Oh, are you still there? Oh, yeah, okay. Yeah, sure. How I would form lines or how I would do it. So I listen to the music, but as a second stream kind of parallel, I imagine how I would do it. Okay. So I think that is why I also always have this kind of inside feeling and I feel more engaged while listening. Okay, that's nice to tell them and maybe to suggest them like an exercise. Yeah. Quindi mi stava dicendo che una cosa che potremmo trasformare in un esercizio è la seguente. Quando ascoltate musica, cercate di creare un orecchio doppio, cioè uno che ascolta e un altro che genera, questo è quello che lui fa, che genera il come l'avrei fatto io. Non so se riesco a spiegarmi, ma anche a me capita questa cosa. Quando io ascolto,
mentre sto ascoltando, faccio per dire, adesso in quest'ultimo periodo sto ascoltando molto Glenn Gould. Quando mi capita di ascoltarlo, io dico sempre a me stesso, mentre lo ascolto, come lo farei questo? Ah, io farei così, ah, avrei fatto questa cosa così. E in questo modo lui dice che quando gli succede di ascoltare musica, e succede questo fenomeno che vi ho appena descritto, dentro di lui è più facile che si formi una connessione con il discorso. I was just connecting to what you said, and I told them also that I'm doing this in this period, especially with Glenn Gould. It happened to me Okay. as well, and I'm doing this with Glenn Gould. Quindi, in Yeah. altre parole, quello che lui vi dice è ascoltate, ma cercate di costruire un orecchio non troppo passivo, perché questo è anche uno dei motivi per cui poi probabilmente non si apprezza sufficientemente un brano o un compositore. Ok, thank you. That was very nice. Also, like a form of exercise, it can Yeah. be reframed. Yeah. Shall we go on with the recording? Yeah. With your I video? think. Okay, because I'm seeing it's already 1 hour past. So, I mean, I have time, so ok. Quindi andiamo avanti con la registrazione. Per chi è appena entrato, ve la rimetto qui. Perché questa sera, considerato che la registrazione è particolarmente lunga, abbiamo deciso di frammentarla. Ogni tanto ci fermiamo, ci mettiamo d'accordo al minuto tot, oppure ci incontriamo al minuto tot e poi cominciamo a commentare. Vi invito a preparare quante più domande possibili, qualsiasi cosa vi viene in mente per i nuovi arrivati. Troverete il video come sempre nella chat alla vostra destra, su YouTube, basta cliccare. E ok, we start with the video? Siamo arrivati al minuto 11, se volete iniziare da lì. So from the moment, from the 11 timing.
Io ho finito di vederlo fino in fondo perché l'ho trovato straordinariamente ricco di spunti e mi sono anche emozionato, quindi se avete finito io intanto traduco, spero di non disturbarvi troppo con la mia voce. Uff! Yes. I decided to go to the end because it was so emotional and so rich of informations and, really, really deep thoughts. I actually took notes about things I want to talk about because Yeah. I'm so thankful. Thank you so much for the video and for the commitment, for everything you have done for us. Sure. And It's a great pleasure. this is the last conference we have with the EUYO, and you Yeah. close it. And for us, it's really, really, really special to conclude like this, talking about these topics. So, the first thing I want to ask you, la prima cosa che gli chiederò, riguarda Petrushka, questo pezzo di Stravinsky che lui ci ha fatto un po' sentire. So, the first thing I want to talk is about rhythm, the Yeah. way you play with rhythm, and the way Stravinsky with Petrushka and so many other pieces, he did decide to play with it. And how would you suggest to our kids to learn about rhythm? Because, in Italy we do solfeggio, and it is a kind of a subject that our kids in the first 4 years try to escape from. They find it boring. Quindi vi ho chiesto, perché non ci parli un po' di Petrushka, del fatto di come Stravinsky giocava con il ritmo e come ci giochi tu,
e soprattutto di come possono i nostri ragazzi in generale apprezzare tutto quello che riguarda la materia del ritmo che noi in Italia codifichiamo, come saprete, con la parola solfeggio, che molto spesso magari all'inizio ci inibisce un po' ad aprire il cuore al ritmo. In questo senso Stravinsky è stato grande maestro, come tanti altri, ma considerato che Ulf ha scelto di farci sentire un po' Petrushka, che è uno dei suoi pezzi più famosi di Stravinsky, allora perché non parlare di questo? Do you like to start? Yes. So, I mean, as you said, Stravinsky and rhythm is a complete own topic, because he uses rhythm in so many ways, and he combines rhythm, several different rhythms at the same time. So that is kind of the high end of talking about rhythm. But generally, I mean, to get a basic feeling for rhythm and just to grow with it. What I did when I was a child and was in school, I played along just with jazz or pop songs, whatever came up my mind, basically, and whatever I had a CD of. And I put it in a CD player, or nowadays would be probably your phone or MP3 player. And I just played along for half an hour, 45 minutes. And that gave me just a basic feeling of rhythm, of keeping tempo, what I can do within certain tempo or within a bar. And from then I start practicing with a metronome. Ok, quindi se parliamo di Stravinsky, chiaramente stiamo parlando del top degli architetti del ritmo della storia dell'umanità, no? Infatti lui ci sottolineava quanto nelle abilità delle sue composizioni ci fossero appunto più ritmi messi insieme, quindi voi potrete per esempio ascoltare attentamente che convivono un sette quarti, un tre ottavi e un quattro quarti allo stesso tempo, quindi comunque è qualcosa di molto evoluto. E per riportare le cose, diciamo così, a un livello anche didattico, lui ha semplicemente condiviso la storia di quando era ragazzo, quindi lui che cosa faceva? Prendeva un pezzo di musica pop o qualcosa che conosceva dal disco, da qualsiasi cosa potesse riprodurre su un mangianastri, che adesso magari voi potete fare già con il telefono o con un MP3 o con in qualsiasi modo voi preferite, e cominciate a suonarci sopra. Quindi lui dice questo: prendete qualcosa di molto semplice che conoscete già, mettete il disco, mettete le cuffie e ci suonate insieme per mezz'ora, 40 minuti, 45 minuti. Una volta che questo processo comincia a diventare semplice, nella stessa cellula ritmica, che potrebbe essere per esempio una battuta, inventate i vostri ritmi. Giocateci insieme, ma state a tempo, cioè non infastidite, non disturbate quello che state ascoltando. E da lì mi spiegava, ci ha raccontato, che ha iniziato anche a rendersi conto che poteva essere utile l'uso del metronomo, che è comunque uno strumento che io, come tutti i vostri insegnanti, immagino, e soprattutto anche lui che l'abbiamo invitato, può esservi veramente utile, perché suonare con gli altri non può significare comunicare se non è codificato nello stesso frame che voi riuscite a comunicare senza metronomo, ma per arrivarci dovete stabilizzarlo diciamo, questo tempo, no? Ok, that was very, very good. Thank you so much. Sure. Shall I go on with other things I want to ask you? Yeah, I think, I mean, if there are any questions or otherwise we can go on with Ok, topics in the video. of course. Ragazzi, mi stava chiedendo, ma ci sono domande che volete fargli? Perché il tempo giustamente poi finisce, no? E se vi interessa fare domande, non so, i percussionisti della nostra scuola o chiunque sia presente, se ci sono domande non vi preoccupate, cioè fatele e basta, io le tradurrò per voi. Well, apparently they are very shy. Oh, there is one, Daniele Campoverde. Daniele, per favore, dimmi. Cosa ha spinto lui proprio a scegliere percussioni e non un altro strumento? Okay. Oh, he's curious about why percussion when you were a kid and not something else.
I mean, I didn't. As I said, I was in these concerts from the orchestra for Yeah. children, and why I was so attracted by percussion. You don't know. I haven't. I think it might be because it was so many different things they did. So they had all these bells, and then it might be that I just was so impressed by how many different instruments they played. Maybe. Okay. But to be honest, I'm not 100% sure. È davvero veramente un ragazzo veramente umile. Allora, lui ha detto che quando era piccolo, come sapete, ve l'ha detto prima, a 4 anni era andato a sentire questo concerto, no? Però lui non è al 100% sicuro del perché. L'idea è che in quel concerto quel percussionista suonava tanti piccoli strumenti. E questo l'aveva davvero interessato perché ce n'erano parecchi a disposizione rispetto agli altri che suonavano sempre lo stesso durante il concerto. Spero che tu sia soddisfatto, Daniele. Ok, passiamo avanti. Giuseppe Valeri. Mi chiedevo se ci poteva consigliare qualche musica da cominciare ad ascoltare per imparare qualche ritmo, qualche ritmo. Va bene, glielo chiedo subito. So, Giuseppe wants to know if there is any specific piece that you would like to suggest them to listen to in order to learn new rhythms. um, Petrushka. I mean, classical piece or like to play Whatever. along, or I think he's really open to any kind okay. of suggestion from you. That is a good question. I might think about that and write you a mail later on. Okay. If that is fine. I mean, I would prefer because it's not a student from our school. So Oh, okay. Yeah. Or not yet. I don't know. But... well, I mean, what I always like to play along is music by oh no. You wanna add it on the link of the chat? Yeah. What? Give me. I mean, in terms of why because there are so many different rhythms or tempi and styles in one piece. Okay, why not? So music by John Miles. Okay. Also because I like the mixture between classic and kind of pop there. Otherwise, film music generally. The first Pirates of the Caribbean, because you always have this change between like a 6/8 and 3/4 bar. Why not? I will tell him, otherwise they might get like. Oh, sure. Sei ancora lì? Forse maybe he went to listen to the link you gave him. Ok, ci ha mandato questo video che riguarderebbe John Miles. E quindi praticamente in questo video lui dice che ci sono tantissimi ritmi diversi che si susseguono in due stili, che sia quello più pop o musica leggera, ma anche quelli classico. E intanto che ci pensa, te ne manda a qualcun altro prima che finisce questa sessione. Va bene, Giuseppe? Ok. Poi c'è un'altra domanda. Ok, grazie. C'è un'altra domanda di Ilaria Capaldi. Salve. Allora, prof, volevo chiedergli, io non so se l'ha già detto perché sono entrata quando voi già stavate, parlando, volevo, chiedergli come ha fatto a specializzarsi su tutti gli strumenti, cioè le percussioni sono molte, quindi, per suonare bene sia, che ne so, la marimba, il vibrafono, il rullante, i timpani, cioè, nel senso, come ha fatto? Penso sia abbastanza giovane, quindi tutti questi anni, insomma. Ok. Okay, she was very impressed by the fact that you can play so many instruments so well each time. And she want to know, how did you get to specialize yourself in so many instruments? What's your mind setup, probably? I don't know. I mean, the main thing
I'm afraid is practice. Okay. I mean, of course, every instrument needs a kind of special mindset, and there again, I just kind of sing along in my head and try to get into the music as much as possible. But I mean, just the basic technical side of it is practice everything, and by time it just will become better and better. Ok, allora ha detto questa cosa qua. Mi dispiace dover deludere un po' gli ascoltatori, ma l'unica cosa da fare, soprattutto proprio alla base di tutto, c'è lo studio. Lui non crede che ci sia una... cioè è vero che ci sono delle tecniche specifiche per ogni strumento, ma non ritiene che ci sia un mindset, una, come si dice, una forma mentis specifica per ogni strumento. Quindi c'è tanto studio e tanta attenzione nel cantare le cose dentro la tua testa prima di realizzarle e mentre le realizzi. Va bene, Ilaria? Ti soddisfa un po'? Sì, grazie, non riuscivo ad attivare il microfono. Ok, Grazie. she is satisfied by your answer, ok? Great. Ci sono altre domande? Oppure vado io, mi butto su due cosette finali? Maybe it's my time. Okay. Yeah. I took two notes. The first one you already answered about the rhythm and how to play with it and so on. I have two things, two subjects to talk about from your video. The first one is energy and the second one is humanity. Yeah. You talk about energy a lot and to keep the energy into Shostakovich from pianissimo. What do you mean with energy? First thing to talk about. Yeah. And maybe you can answer using the second question, which is about humanity. Yeah. Okay, so let's start with energy. Take a few seconds because I have to translate that first. So use well your time. Allora, io gli ho chiesto, considerato questo bellissimo video che ci hai fatto, io vorrei concludere con due, diciamo, topics, due materie importanti che tu ci hai sollevato questa sera. Una di queste è l'energia. Ne parli tanto, ci hai spiegato che anche a Shostakovich tu parti da pianissimo fino a fortissimo. Che cosa significa energia? La seconda cosa è l'umanità, perché è un concetto che lui ha introdotto nel video, ma a cui mi sembra che sia molto empatico, molto legato, no? Lo vedete molto pacifico, ci ha raccontato l'aneddoto della seconda guerra mondiale durante il brano di Shostakovich, quindi volevo chiedergli queste due cose, energia e umanità, come le vivi, cosa significano per te? If you're ready, it's your time. Yes. So when I speak about energy, I'm actually speaking about two components in there. The first one is I need to keep my concentration and my focus on what I do. And that obviously requires a kind of mental energy or focus. So that is kind of one component. That is one of the components. Yes. Shall I translate it? So I don't Yeah. Ok. Quindi quando lui parla di energia, lui ci parla di due componenti. La prima è quella mentale, che si traduce più facilmente in concentrazione, diciamo così, no? Quindi una risorsa mentale per mantenersi lucido e concentrato in quello che ha deciso di fare, qualsiasi cosa essa sia. The second component? The second component is a kind of more physical one. I mean, generally, when you play music or your instrument, or I mean, in all life, if you do anything, you can do it just like, oh, okay, I do it and then I've done it without any passion or investigation. Yeah, exactly. Or you do it in a way that you really are, you get into what you do, you play, you like what you do, you can also display that and show it to other people who might watch you or listen to you. So it is the approach to the things you do, and that is not only music but in all life. Okay. And if you can transfer that to others. Ok, quindi la seconda componente invece riguarda l'approccio rispetto a quello che stai facendo, che è un concetto che lui applica a tutte le cose della sua vita. Quindi lui dice si può fare tutto
facendo un po' così, quello che dovevo fare l'ho fatto, quindi basta, finito, non mi interessa molto, oppure facendolo in modo tale che lasci un segno e che possa essere trasmesso a chiunque ne usufruirà. Quindi una seconda componente è il modo in cui lui si prende cura delle cose che fa, soprattutto quindi nella musica, allo scopo di metterla a disposizione di chi ne usufruirà. Ok, these two components. Yeah. And then humanity? There we get a bit more complex. I mean, one of the first things when mankind developed, and we made the steps from like monkeys to slowly developing into being human beings. One of the first things was that people developed to have some kind of extra capacity in their brains, and they filled it with rhythm or with a kind of language, and that was basically just a kind of singing. So language is nothing else than, or it's very close connected to singing, because you have different like voice levels and pitches. So when it developed, that was also a very close part how language developed. It was imitating others, and by that also with language singing developed. So rhythm and this very original form of music singing were connected very much with the beginnings of human development. Ok, You want to translate that for that's us? very interesting. Ok, praticamente lui stava dicendo che quando abbiamo fatto il salto come genere umano da, diciamo così, scimmie a esseri umani, un qualcosa che è successo inevitabilmente è che abbiamo sviluppato un linguaggio. Ora lui la rende molto semplice, lui dice qualsiasi linguaggio, qualsiasi esso sia, qualsiasi lingua, qualsiasi idioma, ha due componenti, una ritmica e una melodica, perché inevitabilmente quando noi parliamo abbiamo un ritmo o diversi ritmi e comunque sia abbiamo diverse altezze per le note che pronunciamo. Quindi riconsiderare il concetto di musica unicamente come forma di linguaggio, di trasmissione appunto di contenuti, è quello che ci contraddistingue come genere sul pianeta Terra ed è qualcosa da valorizzare e comunque da mantenere in vita e da investigare in profondità. So, Okay. so that was kind of the first step of the answer. So I mean, from then on, music was always part of the of the human being, and by that, this very much connected to the inner, to the most inner feelings of everyone, because that is where most things developed from. Ok, quindi il secondo step di questo sviluppo del linguaggio, della scoperta del fatto che c'è un ritmo e c'è anche inevitabilmente un'intonazione, è stato la scoperta della musica, quindi cominciare a codificare contenuti più evoluti allo scopo di trasmetterli con un linguaggio chiaramente meno scontato, che è appunto la musica. Quindi questi due step che l'umanità ha fatto sono due step per venirsi incontro nella trasmissione di informazioni molto molto sofisticate. Ok? And yeah, I mean, from there on, it's just logical that music always played a part in our lives, and I think everyone is kind of attached by or attracted by music in some way or another. I mean, it might be different styles of music, but I think every one of us can say that in some way music attracts us. Okay. And I think that is what connects then with the humanity and with the human body. Ok, quindi inevitabilmente lui dice non c'è essere umano sul pianeta Terra che non sia attratto dalla musica. Magari ci sono persone che sono attratti da uno stile, altre persone che sono attratti da altri stili musicali, da altri generi, ma inevitabilmente la musica è già da quando nasciamo nel nostro corpo. Deve poi cominciare a salire alla mente e al cuore, ma inevitabilmente è già dentro di noi.
Ulf, thank you so much. Sure, with great pleasure. I think that probably Maurizio want to tell something. Maurizio Pagnettaro, the teacher from the Liceo Musicale. Maurizio, forse vuoi salutarlo, vuoi dirgli qualcosa per concludere la serata? Sì, vabbè, intanto grazie Ulf per questa tua performance. È stato bellissimo. Spero che i ragazzi abbiano appreso specialmente il discorso dello studio, perché tutto, come hai detto tu e come noi ripetiamo ormai da anni, tutto dipende ovvio dallo studio. Quindi spero che questa tua illustrazione abbia portato a loro qualcosa di importante, come sicuramente sarà. E poi una cosa anche per la conoscenza di altri strumenti che forse tanti di loro neanche conoscevano. Quindi grazie per tutto questo, vorrei ringraziare anche gli altri colleghi che hanno partecipato a questa nostra iniziativa. Quindi grazie a tutto e un arrivederci, a presto. Okay, he is really thankful for your presentation. He's sure that, many of our students will appreciate the fact that you show them so many instruments, and is also hopeful that the fact that you have illustrated so well and so many times the fact that, you need to practice it's something that should leave a mark on the students, because we tell them but they don't do it enough. I mean, who does practice enough? I mean, Ulf giustamente dice nessuno al mondo studia abbastanza, quindi poveri studenti, speriamo che tutto proceda come è dovuto. Ho visto che c'era una mano alzata, se non mi sbaglio, per concludere. Magari mi sono sbagliato. Sì, mi sono sbagliato, c'era una mano ma non c'è più, quindi ok, penso che abbiamo finito, possiamo ringraziarlo. Ulf, ok, we are done, and there is no other hands who stood up, and first from the list, I am really, really, really thankful to you. it was Grazie a great infinite. pleasure. Grazie Ulf, grazie mille. Ok, la sessione è finita e ci salutiamo così, ragazzi, e alla prossima volta, spero presto. Grazie a tutti, arrivederci, a presto. Buonasera, arrivederci. Buonasera. Buonasera. Arrivederci. Buonasera, Arrivederci. grazie a tutti. Buonasera, arrivederci. Ulf, thank you. Yeah, thank you for this opportunity. Thank you, really, it was amazing. Ho visto che si è appena connesso Massimo Pacella, ma siamo in chiusura, sarà possibile in un secondo momento? Il maestro Pacella, buonasera, siamo in chiusura, sarà mia premura inviarle il link per vedere l'intera sessione in un secondo momento. Grazie. Ok, Ulf, thank you so much. Yes, thank you too. It was a great time. We will speak later about the festival and so on. I will write you again. Yes, perfect. Big hug. Thank you. Have a good Christmas. Yeah, you too. Have a good time, everyone. Ciao. Ciao. Ciao.